Per spiegare di cosa parla questo video parto da una notizia sportiva. Como, primo allenamento con la squadra per Dele Alli. Dopo essersi iniziato ad allenare individualmente, eccetera, eccetera. La frase che mi interessa è proprio quest'ultima che ho letto, dopo essersi iniziato ad allenare. La metto al presente per semplificare un po' le cose. Si è iniziato ad allenare, ma si potrebbe anche dire ha iniziato ad allenarsi. Nella prima frase abbiamo l'ausiliare essere, mentre nella seconda abbiamo l'ausiliare avere. E questo è l'argomento del video. Benvenuti o bentornati, sono Raf. Dunque qui parliamo di alcune costruzioni particolari e sono quelle costruzioni di cui ho parlato in quest'altro video. La particolarità di queste costruzioni è che sono formate da un verbo principale seguito da un verbo all'infinito e il pronome, se c'è un pronome, può essere messo prima del verbo principale oppure dopo il verbo all'infinito. Adesso faccio un brevissimo riassunto di quello che ho detto in quell'altro video. Chi non ha bisogno del riassunto può saltare questa parte, ma è brevissimo, giusto 30 secondi. Ci sono 3 categorie di verbi che ammettono questa doppia posizione del pronome. La prima è la categoria dei verbi servili, dovere, volere, potere e sapere. E quindi posso dire per esempio voglio farlo oppure lo voglio fare. La seconda categoria è quella dei verbi aspettuali, quindi verbi come stare per, cominciare a, continuare a, finire di. E quindi posso dire ho finito di leggerlo oppure l'ho finito di leggere. E la terza categoria è quella dei verbi di moto, andare a, venire a. E quindi posso dire per esempio Francesca è venuta a trovarmi oppure Francesca mi è venuta a trovare. Fine del riassunto del video precedente. Se poi volete vedere o rivedere quel video trovate il link nella descrizione qui sotto. La cosa nuova invece di cui parliamo in questo video è la scelta dell'ausiliare con i verbi che appartengono a queste 3 categorie. E per la scelta dell'ausiliare c'è una regola fondamentale che va imparata. La regola si applica alle prime 2 categorie di verbi, cioè i verbi modali o servili e i verbi aspettuali. Non si applica ai verbi di moto, poi capiremo il perché. Farò tantissimi esempi che chiariranno tutto. Dunque la regola fondamentale è questa. Se il pronome precede il verbo principale, per il verbo principale si usa l'ausiliare del verbo all'infinito. Vediamo subito gli esempi che chiariscono tutto. Una piccola precisazione. Io parlo sempre di pronomi, ma tutto quello che dico vale anche per ci e per ne. Dunque vediamo gli esempi. Cominciamo con i verbi servili. Non ci sono voluto andare. Qui ci precede il verbo volere e quindi dobbiamo usare l'ausiliare del verbo che segue. Il verbo che segue è andare, che normalmente richiede l'ausiliare essere, e quindi usiamo l'ausiliare essere per il verbo volere e diciamo non ci sono voluto andare. Mentre nella frase non l'ho voluto fare, abbiamo il pronome lo che precede il verbo all'infinito è il verbo fare, che normalmente richiede l'ausiliare avere, e quindi usiamo l'ausiliare avere per il verbo volere. Vediamo un esempio con i verbi aspettuali. L'ho iniziato a leggere. Qui abbiamo il pronome lo che precede il verbo, l'ausiliare di leggere, il verbo all'infinito è avere, e quindi usiamo l'ausiliare avere per il verbo iniziare e diciamo ho iniziato. E adesso arriviamo alla nostra frase dell'inizio di Dele Alli. Si è iniziato ad allenare. Qui abbiamo un verbo riflessivo, il verbo allenarsi, e sappiamo che con i verbi riflessivi si usa sempre l'ausiliare essere, e quindi usiamo l'ausiliare essere per il verbo iniziare, perché in questo caso abbiamo il pronome riflessivo si che precede il verbo. E quindi diciamo si è iniziato ad allenare. Perché ho detto che questa regola vale per i verbi servili e i verbi aspettuali, ma non vale per i verbi di moto?
Il motivo è che quando il verbo principale richiede l'ausiliare essere, questo ausiliare prevale sempre, cioè si usa sempre l'ausiliare essere, indipendentemente dall'ausiliare richiesto dall'infinito. Ora, i verbi di moto richiedono l'ausiliare essere, andare a, venire a, e quindi con questi verbi useremo sempre l'ausiliare essere, non importa se il pronome viene prima o dopo e non importa quale sia il verbo all'infinito. Vediamo un paio di esempi. Sono andato a trovare Paolo può diventare lo sono andato a trovare. In questo caso abbiamo il pronome lo che precede il verbo e il verbo trovare, il verbo all'infinito, che normalmente richiederebbe l'ausiliare avere, ma non importa, perché abbiamo come verbo principale il verbo andare, che richiede l'ausiliare essere. E a questo gruppo bisognerebbe aggiungere anche il verbo riuscire. Non è un verbo di moto, ma anche il verbo riuscire richiede l'ausiliare essere. E quindi anche con il verbo riuscire usiamo sempre l'ausiliare essere, anche se il pronome precede il verbo e anche se il verbo all'infinito richiede l'ausiliare avere. E quindi una frase come non sono riuscito a fare l'esercizio diventa, con il pronome prima del verbo, non lo sono riuscito a fare. Queste sono quindi le regole quando il pronome precede il verbo. E qui ho messo un breve riassunto di quello che ho detto finora. A pensarci bene, non sono neanche tanto complicate queste regole. Forse sono più complicate da spiegare che da usare. Ma cosa succede invece quando il pronome viene posto dopo l'infinito? Perché quella regola che abbiamo visto all'inizio ci dice cosa fare se il pronome precede il verbo, ma non ci dice cosa fare se il pronome viene posto dopo l'infinito. Vediamo quindi i tre casi separatamente, cioè quei tre gruppi di verbi uno alla volta. Per i verbi di moto e per il verbo riuscire ho detto che si usa sempre l'ausiliare essere e quindi non cambia niente, non ha nessuna importanza se il pronome viene messo prima del verbo principale oppure dopo l'infinito. E quindi possiamo dire, per esempio, Paolo è andato a lavarsi, con quel pronome riflessivo si dopo l'infinito, oppure Paolo si è andato a lavare. L'ausiliare è lo stesso, essere, in tutte e due le frasi. Sono andato a trovarlo, oppure lo sono andato a trovare. Qui abbiamo il verbo trovare, che normalmente richiederebbe l'ausiliare avere, ma non importa. L'ausiliare è essere in tutte e due le frasi. Vediamo cosa succede invece con i verbi aspettuali. In questi casi si usa l'ausiliare dell'infinito se il pronome viene prima del verbo principale, ma se il pronome viene dopo l'infinito si usa l'ausiliare avere. E quindi diciamo per esempio si è iniziato ad allenare, la nostra frase dell'inizio, ma ha iniziato ad allenarsi. Naturalmente, se il verbo all'infinito richiede l'ausiliare avere, useremo l'ausiliare avere in tutte e due le frasi, sia che il pronome venga prima del verbo principale, sia che venga dopo l'infinito. E quindi diciamo, per esempio, ho cominciato a leggerlo, l'ho cominciato a leggere. E l'ultimo gruppo è il gruppo dei verbi servili. Vale lo stesso discorso che abbiamo fatto per i verbi aspettuali. Se il pronome viene posto dopo l'infinito, si usa l'ausiliare avere. Non ci sono voluto andare, ci prima del verbo, ausiliare essere del verbo all'infinito andare, ma non ho voluto andarci. Pronome dopo l'infinito e ausiliare avere. La particolarità però dei verbi servili è che quando non c'è un pronome, possiamo usare sia l'ausiliare del verbo che segue, del verbo all'infinito, oppure l'ausiliare avere. Cosa intendo dire? Lo vediamo dall'esempio. Non è voluto partire, non ha voluto partire. Tutte e due queste frasi sono accettabili. In queste frasi non ci sono pronomi, quindi nella prima frase non è voluto partire, usiamo l'ausiliare dell'infinito. L'ausiliare di partire è essere e quindi diciamo non è voluto partire.
Nella seconda frase, invece, usiamo l'ausiliare avere. Non ha voluto partire. E come ho detto, tutte e due le frasi sono accettabili. Mi rendo conto che è un argomento un po' complicato. Fatemi sapere cosa ne pensate e se avete delle domande mettetele nei commenti che poi cercherò di rispondere. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!